Ogni cultura antica e ogni cultura nativa ha immaginato l'universo come un'unità, come un cerchio, e l'uomo al centro di esso. Fu solo con le scoperte di Isaac Newton e Cartesio che fummo strappati dalla struttura del nostro universo. E venne creato questo modello macchina dove la mente è separata dal corpo e noi siamo separati gli uni dagli altri. E questa idea della separazione è alla base del pensiero occidentale. Quindi, Newton descrisse un universo ben regolato di cose separate che operano in spazio e tempo, regolati da leggi fisse. L'idea del corpo come una macchina, il corpo come una macchina ben regolata, dove i due motori del corpo sono il cervello e il cuore, e l'orchestra centrale è diretta dal DNA. Questo è il modello che abbiamo, e pensiamo ai vari processi localizzati in alcune parti del corpo. Cosa c'è di sbagliato in questa idea? Praticamente tutto. Il corpo è totalmente decentralizzato. In un certo senso non c'è un cervello centrale, ma il cervello è più simile a un'antenna ricevente. Si avvicina al concetto di trasduttore di informazioni, una ricevente e una trasmettente di informazioni, ma non è il deposito centrale delle informazioni. Nel nostro mondo convenzionale, in biochimica e biologia cellulare, ci concentriamo sull'assunto newtoniano di un mondo materiale. Nel corso della storia della scienza ci siamo concentrati sempre più sulla realtà meccanica e abbiamo abbandonato il concetto di energia e dei campi quali informazioni e biologia. Questa è una prospettiva newtoniana che dice concentrati sulla materia, non prestare attenzione al resto. Tuttavia adesso ci stiamo rendendo conto che la mente è un campo energetico di pensieri che possono essere letti con l'elettroencefalogramma. O ancora di più interessante è un nuovo processo chiamato magnetoencefalogramma, MEG. Mentre con un elettroencefalogramma si applicano degli elettrodi sulla pelle e si legge l'attività cerebrale, un magnetoencefalogramma è una sonda esterna alla testa e legge i campi dell'attività neurale senza nemmeno toccare il corpo. Quindi fondamentalmente quando si elabora con il cervello si trasmettono campi. Una delle scoperte più importanti fatte a partire dall'avvento della fisica quantistica è una cosa chiamata campo del punto zero. Si tratta dello scambio di energia che si verifica tra particelle subatomiche. Tutte le particelle subatomiche si trovano impegnate in una piccola danza di energia. È come una partita di pallacanestro. Si scambiano energia l'una con l'altra. E in questo scambio si genera una particella virtuale in meno di un batter di ciglia. Ora, questo piccolo scambio individuale non genera molta energia, è circa la metà di un watt. Ma se moltiplichiamo tutte le particelle subatomiche che si scambiano energia nell'universo, ci si ritrova con questa immane quantità di energia, lì nello spazio vuoto, come uno sfondo ad alta potenza. Mentre la biologia convenzionale si concentra sugli stimoli materiali, la fisica quantistica rivela che sono molto più importanti gli stimoli invisibili. Esiste un'affermazione di Albert Einstein che spiega tutto ciò, ovvero: il campo è l'unica forza dominante della particella. Quello che Einstein intendeva dire era che il campo, le forze energetiche invisibili intorno a noi, sono le uniche forze che regolano le particelle, ovvero la materia delle particelle. E quindi la fisica quantistica dice: il carattere della materia è fondamentalmente determinato dal campo. Siamo tutti parte di questo gigantesco campo di energia, questo campo del punto zero. Siamo tutti collegati attraverso le distanze estreme del cosmo. Adesso sembra che i nostri corpi siano collegati al campo. Ma qual è il meccanismo di questa intercomunicazione? Come può avvenire questa connessione? Una possibile soluzione: il biofotone. I biofotoni sono deboli emissioni di luce emanate dalle cellule di ogni essere vivente. Sappiamo che inviamo informazioni con emissioni di biofotoni perché persone come Fritz Popp hanno scoperto che inviamo continuamente piccole correnti di luce. Questi biofotoni creano una rete di luce dinamica e coesa all'interno dei nostri corpi. I corpi emettono costantemente luce sotto forma di biofotoni. Sono i biofotoni il meccanismo di controllo del corpo? Non è questa la funzione del nostro DNA? I geni non controllano la nostra biologia.
Quando si verificano degli eventi ricorrenti nelle famiglie, come ad esempio il cancro, immediatamente guardiamo all'albero genealogico e segniamo tutti gli individui che hanno avuto lo stesso tipo di cancro e che appartengono alla famiglia. Poi ci giriamo e diciamo, ecco, la genetica si sta verificando nella famiglia, devono esserci dei geni cancerogeni. Ciò che hanno tralasciato in questa importante ricerca è che anche quando ci sono figli adottivi in famiglie con il cancro, questi ultimi hanno la stessa propensione a sviluppare il cancro dei figli naturali. Ma l'aspetto interessante è che il figlio adottivo ha un'eredità genetica totalmente diversa che non tramanderebbe il cancro. Quindi è l'introduzione alle dinamiche familiari, ovvero l'apprendimento delle percezioni, delle credenze e delle attitudini della famiglia che modella il cancro, non la genetica come pensa qualcuno. Gli epigenetisti hanno scoperto che le informazioni apparentemente all'interno di ogni cellula, vale a dire ciò che stimola, accende e cambia le cose, non è dentro alle cellule, ma fuori. I segnali sono all'esterno, nell'ambiente. Un gene è un blueprint, ecco cos'è, che genera una molecola proteica. E le proteine, ce ne sono oltre i 100.000, sono i mattoni su cui si basa la nostra biologia, la nostra struttura, il nostro comportamento. Quindi il punto è, stiamo parlando di blueprint genetici. Fino agli ultimi 10 anni un blueprint era un pezzo cablato di informazioni per generare una particolare proteina. La nuova scienza è sconcertante, perché rivela che attraverso i meccanismi dell'epigenetica, attraverso l'influenza dell'ambiente nella lettura dei geni, i meccanismi epigenetici possono produrre oltre 30.000 diverse variazioni da ogni blueprint genetico. E all'improvviso, non appena ce ne rendiamo conto, capiamo che abbiamo potenzialità del tutto illimitate. Questo è un grande cambiamento rispetto a credere che i geni siano deterministici. Adesso i geni sono potenzialità. I primi fisici suddivisero il mondo in materia e pensiero, e successivamente in materia ed energia. Ciascun elemento delle suddette coppie era considerato completamente separato dall'altro, ma non è affatto così. Non di meno, questo dualismo mente-materia ha plasmato per secoli la nostra visione del mondo, instillando l'idea che la realtà fosse essenzialmente predeterminata e che le persone potevano fare ben poco per cambiare le cose con le azioni. Figuriamoci con il puro pensiero. Ma ora poniamoci nel nostro moderno punto di vista quantistico. Noi facciamo parte di un vasto campo energetico invisibile che contiene tutte le possibili realtà e riflette i nostri pensieri e le nostre emozioni. Per poter cambiare, bisogna riuscire a concepire se stessi e il mondo sempre in modo diverso, in modo da adottare diversi punti di vista e fare nuove esperienze. Noi comunichiamo con il campo quantistico soprattutto attraverso il pensiero e le emozioni.